festeggiamo i 110 anni di Alfa Romeo con un adrenalinico progetto che ci vedrà insieme alla Scuderia del Portello. Prima tappa, la Stella Alpina 2020, che è partita proprio oggi. Saremo alla guida di una delle innumerevoli vetture della scuderia, la mitica Giulia T del 1969, protagonista alla Parigi-Pechino del 2016. Alfa Romeo celebra l'importante traguardo dei 110 anni e la Scuderia del Portello, che quest'anno, come tutti i team e tutti gli organizzatori, ha dovuto ridimensionare il calendario degli eventi a causa dell'emergenza coronavirus, è lieta di partecipare alla Stella Alpina in collaborazione con l'equipaggio di Adrenaline 24H, con una macchina che ormai è ben nota per la grande esperienza che ha fatto, questa Giulia del 1969, che nel 2016 assieme a una sorella partecipò alla Pechino-Parigi facendo tutti i 18.000 km e arrivando al traguardo terza di classe. Dopo l'esperienza con la Pechino-Parigi l'abbiamo riproposta per le gare di regolarità in Italia e all'estero. Questa in particolare ha già percorso una targa Florio e una Winter Race e adesso siamo lieti di partecipare per la prima volta all'edizione della Stella Alpina. Il servizio corse della Scuderia del Portello offre la possibilità di vivere queste esperienze con tutti i servizi necessari, il trasporto, l'assistenza meccanica, l'assistenza logistica, e questa è anche un'occasione per iniziare a presentare una nuova collaborazione che si chiama Portello Factory, dove tutta la filiera dei preparatori, degli artigiani e dei meccanici che fanno parte della Scuderia del Portello sarà a disposizione per gli acquisti, per acquistare e vendere vetture storiche, pezzi di ricambio, per la manutenzione ordinaria delle proprie Alfa Romeo storiche e anche per i restauri più importanti. A proposito di Giulia, vi posso anticipare che ci sarà un grandissimo progetto a settembre per la 24 ore del Nürburgring, dove un nostro equipaggio correrà con la prima Giulia quadrifoglio moderna allestita per le competizioni. Auguro quindi all'equipaggio di Adrenaline 24H un buon divertimento con questa Alfa Romeo del Museo Dinamico della Scuderia del Portello. È la prima di altre collaborazioni che abbiamo in progetto e auguro naturalmente buon lavoro a tutti gli organizzatori per questa stagione un po' particolare e complessa e a tutti gli appassionati per la loro partecipazione. Appuntamento dal sapore Old English con Cristiano Luzzago e la sua iconica MGPA del 1934. Cari amici di Gentleman Driver, oggi ci siamo accorti che il tempo era decisamente di stile inglese e quindi abbiamo pensato di fare un servizio su una vettura inglese. Si tratta dell'MGPA, una delle piccole vetture di casa MG. È una macchina del 1934 e in questi anni la MG produceva sia vetture di grandi cilindrate, 6 cilindri, anche berline molto importanti, ma era famosa soprattutto nel mondo delle competizioni per delle piccole vetturette sportive come appunto questa che presentiamo oggi. La PA è una fortunata edizione di vetture prodotte solo per un paio d'anni, che era motorizzata con un motore Morris, di derivazione Morris, di soltanto 850 cm3.
Il marchio MG, e qui c'è un po' una diatriba nel mondo del collezionismo e degli storici del marchio, è noto per derivare dal Morris Garage, che era appunto l'azienda dalla quale presero avvio la produzione delle prime vetture MG. Tuttavia, alcuni approfondimenti storici hanno stabilito che, e questa è nella memoria di Cecil Kimber, che fu il primo manager del marchio MG, che in realtà questo marchio era fine a se stesso, non aveva, come tuttora molti pensano, la derivazione dal Morris Garage, ma fosse semplicemente un emblema che doveva identificare queste macchine, che niente dovevano avere a che fare con le Morris. Con la MGPA nasce una fortunata serie di vetture sportive che renderà famoso il marchio MG. Avevano la peculiarità di essere piccole, maneggevoli, veloci, e soprattutto aveva una linea molto accattivante. La PA nasce con un motore 850 che certamente era un motore un po' piccolo di dimensioni, infatti col modello successivo, la PB, viene modificata a 950. I due modelli sono pressoché identici, l'unica cosa che li distingue facilmente è la mascherina del radiatore, che nella PA ha la cosiddetta massa honeycomb, che è praticamente a nido d'ape, mentre nella PB verranno introdotti i listelli che saranno poi di tradizione su tutti gli altri modelli fino all'MGTF. È bello oggi parlare di macchine inglesi sotto questa pioggerellina inglese, farebbe felice qualunque lady londinese. Questa vettura, stavamo dicendo, è una vettura che ha avuto molto successo nell'ambito turistico. Tuttavia è stata una vettura che è stata molto impegnata anche nell'ambito delle competizioni. Infatti, come vediamo questo esemplare, è stato allestito invece che col classico parabrezza, anche reclinabile, con i vetrini cosiddetti aeroscreen che servivano per dare una maggiore aerodinamicità. Anche la tradizionale panchetta piatta è stata sostituita da due sedili più sportivi. Tuttavia queste vetture erano complete di dotazione quando uscivano di serie anche della capote e dei finestrini laterali. Questo modello in particolare, che è stato usato per le competizioni negli anni 40 e 50, è anche dotato di un motore che veniva spesso sfruttato proprio per i veicoli che erano utilizzati nelle gare di trial, che non è il motore classico della MGPA 850, ma è un 1100 di derivazione Ford E63, un motore a valvole laterali che veniva spesso utilizzato su vetture sportive, barchette, anche sulla Lotus Eleven la sua evoluzione fu utilizzata. Uno dei particolari caratteristici del marchio MG è l'ottagono nel quale sono impresse le due lettere M e G, e questo ottagono viene spesso utilizzato anche nelle strumentazioni delle vetture MG. Infatti sui cruscotti di molte vetture di varie serie la cornice, invece di essere la classica rotonda, è ottagonale. Queste vetture erano estremamente spartane anche nella costruzione della carrozzeria. Infatti tutta la struttura dell'abitacolo era in legno di frassino e la parte anteriore della pedaliera era praticamente in diretta comunicazione con il vano motore. Soltanto un sottile parafiamma divideva i due ambienti. Una peculiarità di questi modelli sono le marce, che sono invertite rispetto al normale. Infatti abbiamo prima e seconda a destra, terza e quarta a sinistra. Anche qui dobbiamo notare l'ottagono del marchio MG, una grande raffinatezza. Lo stesso dettaglio lo notiamo anche nel supporto delle leve del cambio. Anche questo in tutta la sua lunghezza ha una struttura ottagonale, sempre a ricordare il marchio MG. Le sospensioni di questa macchina erano abbastanza arcaiche, infatti anteriormente montava delle balestre semiellittiche come posteriormente e gli ammortizzatori erano ancora a frizione. È interessante notare questa regolazione con questa freccetta e i vari numeri di riferimento che consentivano un irrigidimento o un ammorbidimento degli ammortizzatori stessi. Un altro dettaglio interessante a dimostrazione che queste vetture venivano usate per le competizioni è anche questo sportello
che qui è stato applicato perché probabilmente in passato era installato un compressore volumetrico. E adesso che sta aumentando la pioggia è giunto il momento per metterci un impermeabile e andare a fare una corsa sotto l'acqua con questa splendida scoperta MG. Passato, presente e futuro a confronto. Una grande passione, due storie diverse. Cosa hanno in comune? Il nome, Carlos, ed anche il cognome, Sainz. Il 7 giugno Sparco ha lanciato un'intera video intervista condotta da Mark Norris, Race Operation Director di McLaren, come un discorso informale ed amichevole con i due Sainz, riguardante le loro esperienze, lo sport e la vita privata. Passando attraverso l'era dei rally degli anni 90, la Dakar, la Formula 1, i Sainz si alternano parlando delle differenze, delle sfide e delle esperienze anche riguardo al supporto tecnico e all'ambiente delle squadre. Good afternoon, gentlemen. It's great to have you along with us this afternoon. Two racing legends really in front of me today. When it comes to you, Senior, if I may, first and foremost, and just talk about earlier on when you really were in rallying when history changed and many great drivers drove alongside you, Oriol, Kankkunen, Biasion, McRae, just to name a few. But what can you tell us about that era of rallying? Well, I've been so lucky to live the old days of rallying when everything was possible. It was free to practice, free to recce. You can do many times as you want with the recce car, exactly the same than the rally car. We have the long rallies, 4 or 5 days rally, driving a lot in the night, and all what we know the old times. And then from there, basically, I have lived as well all the changes through the rally time up to now, because the format the rallies are using today was the same when I retired. So I was lucky to live all the transition. I was lucky to live my rally time with great champions, as you say, and I really enjoy a lot all my period during the World Rally Champions. And Carlos, coming to you, 2019 you joined McLaren as a driver. And again, we've had so many great names in McLaren, such as Senna, Lauda, Häkkinen and Hamilton. And just what does it mean to you to be part of this team now? Well, for me, it was a very good step in my career, quite a big jump in terms of being part of such a historical team, second most successful team in Formula One, and that made me incredibly proud. It was quite a tough ask, especially because I was replacing a guy called Fernando Alonso, so for me it was quite a big responsibility going into this job. But as soon as I entered the factory, as soon as I entered the headquarters and met all the people, I realized that I was feeling at home immediately. And we achieved a lot of success in 2019, probably my best year in my career in Formula One. And all that ended up showing good results. Thank you. And Senior, coming back to you, you touched upon how rallies have changed and they are completely different to what they used to be in the time. But you've driven some fantastic cars, Celica, Focus, Escort Cosworth, WRC Escort. What was your favourite car during that time? And is there any one particular moment in that time that really still sticks in your mind? I think you need to put the car in his time, and obviously I have great cars
I cannot forget the Toyota Celica, which I won the 2 championships. Of course, the Subaru, the Ford, the Focus, the Escort. Later on the Sara. I have been driving for many manufacturers, and I really enjoy my time with very talented people, great engineers, great mechanics, which all of them helped me a lot to learn and to be better. And I really enjoy all my time with them. Which was your toughest teammate? I have fantastic teammates, very strong, like Juha Kankunen, like Didi Oriol. For sure, Colin, I was with him in the most many years. I have been with him at Subaru. I have been with him in Ford many years. I have been with him with Citroën. And he was a good friend of mine towards the end of and just before his sudden and very sad accident. So then Loeb, you cannot discount. Of course, I was a little bit older when I was joining Citroën, and he was there. He was the youngest. I was already over 40. Carlos, coming back to you, when did you realise you had a passion for getting into Formula One, and did you always want to become a Formula One driver? And we're going to come on to it shortly, but talk about Dakar a little bit later. But ever fancy doing Dakar and competing against your dad? Yeah, that's a discussion for a bit later. But if we talk about my passion for Formula One, I would start first with my passion for cars. I've had a car at home or near my house ever since I'm 2 years old. I had an electric car first that I started doing donuts and going sideways around the backyard. And I started go-karting in the indoor go-karts of my dad, the Carlos Sainz Center, back in when I was 5 years old. Then all of a sudden I went in 2005 to the Spanish Grand Prix, and there is where I fell in love with Formula One properly, and at that point, ever since, my target was to become a Formula One driver. And the Dakar. Yes, the Dakar question. Fancy giving that a go? I will give it a go, but probably by the time I give it a go, my dad will be over 70 years old. And I hope for the health of my mom and the whole family and himself, that he's still not racing at 70 years of age. So against him, never write off a racing driver. Never write off a racing driver. Now, let's go back to the Dakar. Senior, you've won the Dakar 3 times now, so an amazing achievement, and congratulations on that. But tell us a little bit about the characteristics of that race, because it's not just like a normal rally. And tell us about the car and some of the specifications and what the approach you have to do to take on the Dakar. Well, let's start by the preparation. Exactly. You have one opportunity per year, because the Dakar only happens once per year. It's a little bit like 24 hours of Le Mans, one race per year. And there you prepare yourself from one year to another. So basically, you do quite a lot of testing. Apart from that, you have to respect quite a lot the race in terms of preparing yourself carefully, physically. So let's say from September, I really intensify all the physical preparation. You need to respect that. And of course, more age you have, more veteran you are, more you need to do that. And then, of course, the race itself it's a long race. You have days of 500 kilometers special stage, where you are going to be 4 or 5 hours in the car flat out. With one important thing that the people need to know is that you haven't been going through like in normal rally before. It's completely new. You drive with your eyes, you drive with certain information of the co-driver, but you drive blind. Let's say you need to drive with, and then if you are pushing really hard, sometimes you get big moments. You need to cope with that as well. Senior, how happy were you that Carlos followed in your footsteps into motor racing? Is it something that you encouraged him to do? And obviously Formula One to rally, very different disciplines, but how proud are you of Carlos? Well, of course, as you can imagine, I'm a proud father. More because, I think he worked very hard to arrive where he has arrived. He decided to go the route of Formula One. Obviously, if he had decided to go the route of rallying, he will probably, I could have helped him much more. But, each time my how you call it,
my help is less and less. He is already 25. He knows what he has to do. Carlos, come to you. Obviously we're doing this broadcast for Sparco today. Sparco have been with McLaren for over 20 years, and they've been supplying our ovals to all of our drivers. Just how important is it for you as a driver to make sure the equipment that Sparco does supply you for the oval wear and everything else, how important that is to a driver and what you're looking for out of that garment? Well, first of all, I am happy to continue with Sparco in my Formula One career because I've been part of the Sparco family. I think since I'm 10 years old, I've been wearing Sparco gloves, Sparco rib protectors in karting, and now that I am part in Formula One, I'm still wearing Sparco. So for me, it's been a relationship of more than 15 years, and in Formula One, they are doing a very good job. They are giving us drivers the comfort and the availability to adapt their material to the modern needs, which is as light but as comfortable as possible. That's the target always in Formula One, and they are responding well. They are giving us with the latest technological material, the most developed, and every time you need something, you have an answer from them. So very happy, very glad to keep working with Sparco after these many years, and now it's time to keep pushing and keep becoming better and better. And just so people can understand that we're going to watch this, we've got rally cars and we've got Formula One cars. Just tell, in layman's terms, the biggest differences between those two different racing disciplines, whether it be technology, materials used, seats, etc. Just how different a Formula One car that you drive to a rally car that your dad would be driving. I don't know. I think first of all we need to start by the conditions. A Formula One driver drives in a circuit where he perfectly knows the corner once he goes into qualifying and the race, exactly which gear he's going to use, which line he's going to take, and it's all about precision and how good you are at exploiting that car to the absolute limit and try to extract the last tenth of a second. My opinion is that rally driving is the same, but with a bit more improvisation, with a bit more feeling, with a bit more, obviously with the pace notes, but at the same time with having to improvise a lot more. And I don't know, I have here to my right the guy that can explain it better. No, for sure, everybody's looking for the last tenth. Doesn't matter if you're in a circuit or in rally, And driving a rally car probably on gravel and gives you the impression that the car slides a lot and all that, but you are really taking the last centimeter of the track and going as smooth as possible. Of course, driving on tarmac have a lot of similarities to circuit racing. And of course, the Dakar is completely different discipline. But I think we can say that we are driving probably the completely opposite and biggest difference between two competition cars in the world: a Formula One car and a rally ride car. But the philosophy is the same. Thank you for that. Now I'm going to ask you the final question. It's the same question for both of you. So, Senior, you've had a very long relationship with Sparco. So I'm going to ask you in one word, what would you leave us with about Sparco in one word? Quality and passion. And Carlos, for you? History. And can I say another word? Go on then. History and development.
Gli eventi più importanti scelgono le nostre telecamere per essere promossi e raccontati, ma se dovessimo pensare ad una foto che possa destare un ricordo, un'emozione, allora è necessario uno scatto d'autore. Non poteva perciò mancare ai nostri microfoni il fotografo per eccellenza, l'obiettivo presente nei più importanti eventi nel mondo, Berto Falzone, il mitico Renè Photo. Ciao Berto, benvenuto a Gentleman Driver. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Senti, un periodo ovviamente molto particolare, questa epidemia del Covid-19 ha reso impossibile l'organizzazione degli eventi di motorismo storico e per te che sei il fotografo principe di questo mondo ha reso ovviamente un po' difficile portare avanti le tue opere d'arte. Grazie, lo so, abbiamo iniziato bene a gennaio, il Monte Carlo, Winter, eccetera, poi catastrofe, si è bloccato tutto. Senti, come state vivendo tu con tutta la tua struttura e i tuoi collaboratori questo periodo? Siamo fermi, stiamo cercando di organizzare un po' di foto, un po' di qualche corso tra di noi per migliorarci per il futuro. Siamo positivi, vediamo di ricominciare a settembre alla grande come abbiamo sempre fatto tutti quanti. Solitamente nei momenti un pochino più complicati o dove comunque emergono dei problemi spesso ne possono scaturire invece delle opportunità. Considerando la tua conoscenza del motorismo storico, intravedi secondo te delle opportunità da cavalcare, delle aree di miglioramento che potrebbero essere colte proprio appena passata questa emergenza coronavirus? Di miglioramento non accavallarsi gli eventi uno sopra l'altro perché diventano eventi una giornata. Ci vorrebbe un calendario un po' centralizzato da tutti quanti, Asi, eccetera, perché così diventeranno settembre, non so, la prima settimana 10 gare, diventa anche un disastro per chi partecipa specialmente. Senti, che programmi hai, diciamo, volendo ipotizzare la ripresa della stagione o possibile organizzazione di eventi a partire da settembre, quali saranno i programmi della Renè Photo? La prima chicca abbiamo il tour auto a fine agosto, poi a seguire cavalcate, nuvolari, tagliaflori e minimiglia. Ci spieghi un po' nei particolari quali sono le attività specifiche che svolge la Renè Photo durante un evento? La nostra agenzia collabora con tanti organizzatori e più abbiamo il contatto diretto con chi partecipa. Noi creiamo un album personalizzato per loro e poi lo possono prenotare in questo momento su internet o durante l'evento. Ipotizzando un evento che dura 2 giorni per un tragitto di circa 300 km, quante sono le forze in campo? Quante sono la squadra dei tuoi collaboratori per in qualche modo immortalare tutti i momenti di gara? Nelle gare normalmente sono 5-6 persone. Quando facciamo altre gare tipo 1000 miglia diventano anche 20 persone, 20 fotografie. Senti, so che non si chiedono i segreti ai professionisti, ma noi sempre in qualche modo ci meravigliamo che ti lasciamo la mattina dell'ultimo giorno a colazione, ci vediamo a pranzo, finisce l'evento e tu hai tutti gli album pronti. Ma come fate? Siamo italiani, tutto qua. Per tutti gli appassionati, vi voglio vedere quanto prima, subito in gara e devi essere il prima possibile. Ciao a tutti. Brescia, la città della 1000 miglia, nasconde tesori a 4 ruote. Da 40 anni Cristiano Luzzago è il custode di queste meraviglie. Il rombo del motore, l'odore della benzina, il profumo della pelle, forme sinuose da accarezzare. La mia passione si accende, voglio essere protagonista di tante avventure. Uscirò da questa porta guidando un bolide rombante, come nei miei sogni più belli. Cristiano Luzzago vi aspetta a Brescia per scrivere insieme una nuova storia di passioni. Adrenaline 24H è l'unica piattaforma integrata di comunicazione e marketing dedicata al mondo del motorismo storico.
ufficio stampa, comunicazione, web e multimedia, promozione per club, gare ed eventi, piani media e consulenze strategiche, studiati sia per chi vive questo affascinante mondo, sia per chi vuole entrare a farne parte. Adrenaline 24H è ideatore e produttore di Gentleman Driver, l'unico programma TV dedicato esclusivamente al motorismo storico. Un format televisivo di successo in onda su Automoto TV, canale 228 Sky Sport tematico sui motori, sul digitale terrestre, in streaming, su web e social media. Scrivi o chiamaci senza impegno. Ci trovi su adrenaline24h.com.